Eccoci ragazzi, allora possiamo usare sia la plastica di un contenitore per CD oppure, come nel caso che vi farò vedere io, un foglio di plexiglass che è molto più trasparente, molto più riflettente. Le misure che ci serviranno sono dei trapezzi con una base di 9 cm, la punta di 1,5 cm e l'altezza di 5,5 cm. Ho visto molti youtuber fare delle mascherine, applicarle sul plexiglass e tagliarle. Secondo me la cosa migliore invece è prendere le misure tutte le volte. E poi andiamo a unire i pezzi con del nastro adesivo trasparente. Bene, andiamo a vedere il risultato finale al buio. Bene, ora che abbiamo visto come viene il proiettore olografico fatto col plexiglass, proviamo a farlo con la resina epossidica trasparente. Quello che dobbiamo fare è prendere il proiettore che già abbiamo costruito, rinforzarlo col nastro adesivo sui bordi, in modo che quando andremo a fare la collata di resina, la resina non fuoriesca. Ci servirà la colla a caldo e con la colla a caldo andremo a rifinire i bordi alti. Lo appoggiamo su un porta CD e alla base andiamo a mettere la colla. Intanto andiamo a preparare la resina epossidica. Vi lascio in info box il link Amazon su dove trovarla. Questa è la resina epossidica bicomponente super trasparente. Bene, procediamo con la colata. 24 ore sono passate, l'ho tolto dal frigo, l'ho lasciato un po' fuori e adesso andiamo a togliere il plexiglass con l'aiuto del cutter.
ed ecco ottenuto una piramide super trasparente. Andiamo a vedere come è venuto. Perfetto, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale se non avete ancora fatto e premete la campanella per ricevere le notifiche sui miei video. Ciao ciao!